Ciao ragazzi, qui è Easy benvenuti nel 22esimo episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager 2024 alla guida della Lamborghini. Siamo appena tornati al quartier generale dopo la gara di Interlagos, dove è vero che è andata in scena una sprint davvero bella, ma è anche vero che la gara ha portato in dote questo incidente di Giovinazzi, davvero sfortunato, e che ci costringerà adesso a spendere un sacco di soldi per ricostruire l'auto. Infatti, il telaio, le pance laterali, così come l'alettone posteriore e le sospensioni sono andate completamente distrutte e vanno prodotti nuovi pezzi nei 17 giorni che ci separano dal weekend di Las Vegas. Ma non è tutto, anche motore, ERS e cambio sono andati distrutti e soprattutto per il secondo non abbiamo ricambi nuovi, per cui saremo costretti a spendere 2,5 milioni di dollari per comprare un nuovo componente, che ovviamente farà anche scattare la penalità in griglia. E come se non bastasse finiamo anche in rosso, praticamente da un testacode innocuo si è scatenato un incidente che ci costerà circa 5 milioni tra i vari pezzi. Ma ora concentriamoci sul futuro, la ricerca sul telaio si è conclusa e siamo riusciti ad ottenere alcuni miglioramenti interessanti nelle nostre conoscenze. Come potete vedere da questa schermata, tutte le qualità che riguardano il telaio hanno ricevuto un incremento tra il 4 e il 5%, che su di un pezzo che subirà lievi modifiche nel prossimo campionato direi che non è per niente male come miglioramento. Sono passate 2 settimane ed ora abbiamo i nostri pezzi. Il telaio siamo riusciti a costruirlo in tempo ed è una buona notizia. L'alettone posteriore invece era già in produzione, così come le nuove pance laterali, che quindi possiamo montare su entrambe le auto, portando anche un mini upgrade alla nostra macchina. Infine montiamo anche le sospensioni, quindi, nonostante tutto, riusciamo ad avere l'auto completa di aggiornamenti e possiamo passare a descrivere il circuito che ci attende. Il circuito di Las Vegas è puro spettacolo, ma dietro le luci della strip c'è una sfida tecnica di tutto rispetto. È un cittadino atipico con lunghi rettilini dove le monoposto sfiorano i 340 km/h e curve strette che richiedono precisione chirurgica. Il mix di alta velocità e tratti tecnici rende la messa a punto alla macchina un vero rompicapo. Serve poca resistenza aerodinamica per volare sui rettilini, ma abbastanza carico per affrontare le curve senza scivolare. Il giro inizia con curve strette e tecniche, dove la trazione e la stabilità in frenata fanno la differenza. Poi arrivano i lunghi rettilini, dove il DRS è fondamentale per i sorpassi e le velocità sono impressionanti. La chicane veloce verso la fine del giro è uno dei punti chiave, serve una macchina reattiva e precisa per non perdere tempo. Essendo un cittadino, l'asfalto è irregolare e di notte le temperature si abbassano, quindi il grip è spesso un'incognita. Le gomme vanno mantenute alla temperatura giusta, il che non è semplice in queste condizioni. Las Vegas è una pista per velocisti, ma chi trova il giusto equilibrio tra velocità e grip ha le carte giuste per vincere, e in questa città, si sa, puntare tutto sul setup giusto può fare la differenza. Ovviamente non è prevista pioggia durante questi 3 giorni e tutto dovrebbe svolgersi normalmente. Per quanto riguarda gli obiettivi dei piloti, considerando la penalità di Giovinazzi che probabilmente lo costringerà a partire ultimo, preferisco mantenermi sull'obiettivo più semplice, mentre per quanto riguarda Berman punto su un obiettivo medio, visto anche la sua ottima forma recente. Ora è davvero tutto pronto, la città delle luci ci attende. Benvenuti nello stato del Nevada per il Gran Premio di Las Vegas. Eccoci nella capitale mondiale dell'intrattenimento, dove il circo della Formula 1 andrà in scena, sulla strip di Las Vegas. Al tramonto le stelle cominceranno a brillare e finalmente avrà inizio lo spettacolo, dentro e fuori dalla pista. Quali sorprese riserverà il weekend? Non ci resta che scoprirlo. E fin dalle libere la situazione si scalda, un Alpine e Josie contendono la posizione e il pilota cinese finisce per colpire in pieno il muro, distruggendo così la sua Sauber. Per quanto sia una cosa inspiegabile, è successa e potrebbe tornare utile a noi, che intanto invece abbiamo lavorato bene durante le 3 sessioni, evitando errori e perdite di tempo. Giovinazzi ha un setup eccellente a suo dire ed è pronto per le qualifiche, come il suo compagno di squadra, che però è leggermente meno soddisfatto dell'assetto proposto. Ma questo non intacca la sua fiducia, che sarà alta come quella del compagno. Possiamo andare, il Q1 ci attende. Benvenuti, siamo alle qualifiche, pronti a entrare nel vivo. Ricordate, in Q1 e Q2 vengono eliminati i 5 piloti più lenti, mentre la Q3 determina le prime 10 posizioni in griglia. Diamo uno sguardo alla McLaren. Che ne pensi del suo approccio alla sessione di oggi? Beh, si vede che ha fiducia nei propri mezzi. L'impatto sulle prestazioni è evidente e non dubito che si ripercuoterà sull'intera sessione di qualifiche. Ora mettetevi comodi, perché sarà un viaggio pieno di emozioni.
Siamo nelle ultime curve del circuito, stavolta però non siamo in auto con Giovinazzi ma fuori, perché l'audio è buggato e fa un rumoraccio. Dopo un pessimo primo settore Antonio si è migliorato negli ultimi due, ma non basta, e alla fine viene eliminato. Il compagno invece ha migliorato il tempo in ogni settore e si è preso la qualificazione al Q2. E nel Q2 seguiamo ovviamente la sua performance, che lo vede fare un giro simile a quello del Q1, forse un decimo più lento, ma direi che possiamo accontentarci di questa 16ª posizione, che rappresenta comunque un deciso passo in avanti rispetto al passato. Nel Q3 va in scena una qualifica serratissima, con Verstappen che prende la pole position con un giro soltanto 24 millesimi più veloce di quello di Norris. In seconda fila si piazzano i due compagni di squadra, mentre già fioccano penalità, che in realtà, come in Brasile, caratterizzano un po' tutte le zone della griglia. A Las Vegas l'atmosfera è elettrica. Sotto le luci i piloti trattengono il fiato in preparazione dei 50 giri di gara. Las Vegas è un circuito cittadino estremamente veloce e il lungo rettilineo sulla strip può spingere a tentare un sorpasso, ma non sarà così facile. Il circuito cittadino più veloce della Formula 1 promette una scarica di adrenalina lungo la strip di Las Vegas. Correre di notte garantisce un asfalto più freddo, ma sarà importante sfruttare i dati delle prove libere, sia in qualifica sia durante il Gran Premio. Continua a crescere la tensione qui in pista e non potrebbe essere altrimenti perché siamo al giorno di gara. Finita la presentazione della gara di domenica vi posso mostrare la situazione, con ben 8 piloti penalizzati. Addirittura Hülkenberg ha cambiato così tanti componenti che da decimo è finito dietro Giovinazzi, che a sua volta ha 10 posizioni di penalità. Il suo compagno invece guadagna 6 posizioni in griglia e partirà decimo, con la possibilità gigantesca di lottare per dei punti. Le strategie sono le stesse, partiremo con gomma media e faremo uno stint di circa 22 giri, per poi cambiare e mettere le hard, in modo tale da andare fino in fondo. Non resta che scoprire come andrà a finire. È bello avervi qui con noi per vivere insieme le grandi emozioni di questo weekend di gara. Per quanto riguarda Lando Norris, oggi vedremo cosa sa fare con la sua monoposto. Oggi partirà dalla P2 e senza dubbio proverà a cogliere questa opportunità in ogni modo possibile. Da questo momento, impossibile dire cosa succederà in pista. Siamo pronti al via a Las Vegas. Si spengono le luci e via, partiti! Partenza buona di Berman, che riesce in un primo momento a difendere la sua posizione dall'attacco delle auto dietro, ma poi deve arrendersi a Stroll, che, sfruttando la gomma morbida, prende l'interno e passa avanti. Nel giro successivo, nello stesso identico punto, arriva anche l'attacco di Gasly, sempre all'interno della LB1 di Berman. Sono passati altri 4 giri e mentre cercavo di capire meglio la situazione del disperso Giovinazzi, il nostro secondo pilota ha subito il sorpasso di Gio, ma adesso è pronto a rispondergli. DRS è spalancato e staccatone all'interno, efficace nonostante la leggera ostruzione di Gasly, che stava facendo la traiettoria normale. A proposito di Gasly, anche lui è stato vittima dell'attacco di Berman, che con DRS spalancato non ha avuto problemi a tornare davanti. Ed ora ha inizio una lotta intensa. Sul lunghissimo rettilineo di Las Vegas il pilota francese riesce a sorpassare nuovamente Berman, che quantomeno difende su Sainz. Il pilota inglese risponde immediatamente, replicando il sorpasso di qualche giro prima ai danni di Zhou. Passa un altro giro e Gasly nel solito punto tenta nuovamente il sorpasso ai danni di Berman. Stavolta però il nostro pilota esce dalla chicane appaiato, tiene duro fino al traguardo dove finalmente riesce a difendere la sua posizione. Stavolta il contrattacco del pilota alpino arriva prima del solito, nel punto in cui Berman ha effettuato 2 sorpassi. E quindi, sul lunghissimo rettilineo finale, è lui a non avere il DRS e consente quindi al nostro pilota di rispondere e tornare avanti ancora una volta, senza dover nemmeno forzare la staccata. Dopo un giro si ripresenta la stessa situazione, ma stavolta sono in 3 a staccare, con Sainz che si invita alla festa. Gasly passa, ma almeno difendiamo sulla Ferrari. E bella mossa da parte di Pierre Gasly. Per solo qualche curva però, perché lo spagnolo ha fretta e all'esterno riesce a sopravanzare Berman. Chi l'avrebbe mai detto che avrei descritto un sorpasso in rettilineo e senza DRS di una Lamborghini ai danni della Ferrari alla prima stagione? Beh, è successo. Berman torna quindi in 12ª posizione e non ci mette molto a riprendere anche l'Alpine, che senza DRS su gomma hard ha evidenti problemi di passo, riportandoci così ad una sola posizione dei punti. Un paio di giri più tardi succede nuovamente la stessa cosa di prima. Gasly attacca Berman, che però riesce ad uscire nuovamente appaiato dalla chicane, e sul traguardo, che arriva pochi metri dopo, non ha problemi a difendere la posizione sfruttando il DRS.
È iniziata la girandola delle soste e mentre Stroll riprende la sua posizione noi iniziamo a pensare un po' al da farsi. I tanti duelli infatti hanno consumato la gomma che ormai è a fine vita e mentre finalmente si sveglia anche Giovinazzi che prende così la posizione su Joe, decidiamo che è il momento di rientrare per montare le hard. Ma qui succede l'irreparabile. Errore box che da questa inquadratura non ho capito bene quale sia stato. L'unica cosa che so è che abbiamo perso 4 secondi e la nostra gara è finita. Dopo 8 giri di nulla, perché a causa dell'errore il nostro pilota ha anche perso fiducia e passo, è dovuto entrare una safety car causata da un incidente di Magnussen alla curva 9, che ha perso il controllo della sua asta andando a impattare le barriere col posteriore. Oh, quei danni peseranno, considerato l'impatto con le barriere. Difficile mantenere la sicurezza così. Ho deciso di non fare la sosta sperando di tornare in alto, ma la tattica non ha funzionato ed abbiamo guadagnato pochissime posizioni, rimanendo contemporaneamente senza grosse possibilità di lottare. Alla ripartenza infatti, non so nemmeno come, ma la Sauber parte a fionda lasciando sul posto il povero Behrman. Dopo qualche giro Albon ha provato un attacco a Behrman e mentre i due battagliavano da dietro è arrivato come un fulmine Joe che ha sorpassato entrambi. Ormai nelle ultime posizioni speravo che la gara finisse il prima possibile, ma è stata sventolata una rossa. Hamilton, forse per un bloccaggio, è arrivato lunghissimo alla staccata della chicane e non è riuscito a controllare l'auto, finendo parcheggiato pericolosamente in mezzo alla pista. Penso che a questo punto fosse inevitabile l'interruzione. I piloti sono di nuovo schierati in griglia, si preparano a riprendere la gara. Si spengono le luci e via, partiti! Siamo ripartiti su gomma morbida per gli ultimissimi giri, i nostri piloti sono anche partiti abbastanza bene e Behrman è riuscito in rettilineo a liberarsi di Albon, almeno momentaneamente, perché poi in realtà ha perso nuovamente la posizione, mentre davanti a lui Giovinazzi, ripresosi dal sonno che ha caratterizzato gran parte della sua gara, è riuscito ad attaccare con successo la Sauber del pilota cinese, guadagnando almeno una posizione. E Verstappen chiude in testa! Mentre Verstappen è andato a vincere una gara pazza ma ovviamente molto solida da parte sua. Ecco cosa puoi ottenere guidando con abilità e passione. Non ha commesso il minimo errore. Noi abbiamo chiuso in volata contro Albon per evitare, senza successo, l'ultima posizione, mentre Antonio ha finito la gara 17esimo. Vi lascio i commenti post gara, ci sentiamo subito dopo per qualche analisi veloce. Un'altra prova di forza per Max Verstappen. È stata una vittoria incredibile, frutto della collaborazione tra team e pilota. Era quello che stavano aspettando ed è giusto celebrare dopo un risultato simile. Di sicuro i tifosi di Verstappen ora staranno festeggiando il loro idolo. Dopo questa gara il numero di vittorie sale in doppia cifra. Siamo a quota 10 in stagione. Nessun altro Gran Premio può competere con Las Vegas quando si tratta di festeggiare un podio. Ok, da parte nostra è tutto, qui da Las Vegas. Per la prossima fase della stagione, appuntamento in Qatar, dove i piloti si daranno battaglia sul circuito internazionale di Lusail. Quindi Max vince davanti a Norris e Russell che completa il podio. Sainz, nonostante fino a metà gara fosse dietro a Behrman, riesce a chiudere in quarta, sfiorando il premio di MVP che, mi dispiace dirlo, ma va a Sargent, che non solo parte ottavo, ma chiude settimo, senza errori e con 6 punti in saccoccia davanti ai suoi tifosi. L'unico problema è che in questa maniera fa 6 punti per Williams. Adesso siamo più ultimi che mai e non sapete quanto questa cosa mi faccia incazzare. Non dico che saremmo riusciti a fare punti al 100% senza l'errore, ma eravamo 11esimi e stavamo facendo davvero bene, sfruttando safety e rossa avremmo anche potuto strappare un punto. Comunque, Verstappen raccoglie 7 punti in più di Norris, adesso serve un miracolo all'inglese, ma io direi che possiamo incoronare Max campione del mondo. Per dovere di cronaca guardiamo anche i costruttori, dove Williams fa un salto in avanti di 3 posizioni grazie a Sargent. Incredibile. Tornati al quartier generale ci informano di 2 novità. La prima è la conclusione del progetto di ricerca sulle sospensioni, che porta in dote dei benefici clamorosi, come potete vedere da questa schermata. Inoltre si conclude il piano sponsor di questo mese e grazie alle attività che abbiamo svolto riusciamo a racimolare poco oltre 3 milioni di dollari, tornando in positivo dopo un paio di settimane in rosso. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se volete consolarmi per quell'errore maledetto ai box, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo allo Style per il Gran Premio del Qatar.